Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Allora, oggi vi propongo una borsa carinissima, veramente fiorita con tanti fiori 3D, come vedete al centro, facile da realizzare con questo cordino fantastico. Ho deciso di mettere una tracollina così in oro, ma possiamo anche realizzarla con il cordino stesso. Io ho utilizzato una rocca, vi dico che è avanzato pochissimo, devo dire che è avanzata pochissimo. Diciamo che forse ci si riesce anche a realizzare, diciamo, la tracollina volendo. Allora, io non l'ho foderata, adesso l'ho riempita giusto per farvi vedere un attimino quanto è capiente, ma possiamo anche foderarla e mettere una chiusura a calamita o un bottoncino. Questo in base a come vi piace di più. Con questo cordino possiamo realizzare anche delle, diciamo, queste mattonelle, più che mattonelle, piastrelle in colori diversi, o il fiore realizzarlo anche in un colore diverso, visto che comunque poi dobbiamo tagliare il filo. Allora, la borsa è facilissima da realizzare anche come materiale, insomma, basta prendere una rocca di questo cordino cigno piccolo e il gioco è fatto. Le cuciture sono fatte ad uncinetto, molto facile, e devo dire che la catena possiamo anche utilizzarla più lunga o anche più corta, o scegliere un manico che ci piace di più. Nel mio blog c'è già l'articolo, se volete vi lascio sotto il link proprio della borsa, e ci sono anche delle indicazioni, delle foto in più. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Il cordino scelto è il cigno piccolo, sono 400 metri, 400 grammi a rocca. Consigliano i ferri dal 3 al 4 e l'uncinetto dal 2,5-3. 100% polipropene. Uncinetto 3,5. Per iniziare la nostra borsa dobbiamo realizzare 7 di queste mattonelle ad esagono con questo fiore a 3D, veramente molto bello. Per cui adesso andiamo subito a realizzare una di queste mattonelle ad esagono. Il fiore vi faccio vedere da vicino, è proprio a rilievo, molto bello, veramente molto bello. Allora iniziamo subito il nostro fiore con il contorno tutto veramente a maglia alta ad esagono. Per iniziare il nostro progetto prendiamo il nostro cordino, iniziamo con un cerchio magico, lo andiamo a bloccare in questo modo, prendo il filo e realizzo una catenella. Adesso altre 2 catenelle, questo fa sì che è un punto alto. Prendo il filo e vado a realizzare 16 maglie alte, comprese le 3 catenelle, per cui adesso ne realizzo 15, entrando nel cerchio in questo modo. Proseguo fino al termine. Adesso che ho realizzato 16 maglie totali, compreso le 3 catenelle d'avvio che corrispondono a un punto, vado a tirare bene il filo e poi lo vado a fissare dietro in questo modo. Adesso entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassissima. Ora vado a realizzare una maglia entrando proprio sotto al punto, una maglia bassa e 2 catenelle che corrispondono a una maglia alta, sempre sotto al punto. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, vado ad entrare allo stesso punto, stesso, non in quello successivo, mi raccomando, ma allo stesso punto, e vado a realizzare una maglia alta. Adesso 3 catenelle, salto un punto che è questo, vado in quello successivo,
e realizzo una maglia alta, 3 catenelle e comunque vado a rifare di nuovo lo stesso passaggio, per cui entro nello stesso punto, realizzo una maglia alta, 3 catenelle che sono di separazione per questo punto a V che stiamo realizzando, salto una catenella e vado in quella successiva. Tre catenelle e entro sempre nello stesso punto, per cui proseguo per tutto il giro sempre questa sequenza. In questo modo, eccola qui vediamo i punti a V, 3 catenelle, salto una catenella di base e di nuovo un punto a V con 3 catenelle, salto ovviamente una catenella, un punto di base. Proseguo fino a completare tutto il giro. Adesso che ho completato tutto il giro, come vedete, abbiamo l'ultimo punto a V, 3 catenelle, vado a chiudere nella maglia alta che abbiamo realizzato, cioè una maglia bassa e 2 catenelle. Entro nella seconda catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ecco qui. Adesso che abbiamo chiuso con la maglia bassissima, andiamo a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle e questa corrisponde a una maglia alta. Vado a realizzare la seconda maglia alta, la terza e la quarta, poi 3 catenelle, 1 2 e 3. Ovviamente entro nelle costine laterali, prendo il filo, lo faccio passare in questo modo qui e ho 2 asoline, passo il filo e ho concluso e abbiamo fatto il nostro pioppino, oppure io sinceramente non so come si chiama, non imparerò mai. Allora io lo chiamavo picot, per cui allora adesso entro sempre in questo archetto e vado a realizzare 4 maglie alte, ancora sempre nello stesso punto, la seconda, la terza e la quarta, e abbiamo concluso la parte superiore, diciamo, dell'archetto che adesso vi faccio vedere. Ok, ora dobbiamo andare a lavorare la maglia alta, quella sottostante, per cui giro in questo modo che mi facilito il lavoro. Vedete, è questa, lo metto in questo modo qui, vi dico che facilita tantissimo il lavoro. Vado a lavorare 6 maglie alte sullo stesso punto, per cui vado a lavorare la prima, abbiamo la seconda, scivola un pochino le mani, poi lavoriamo la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Una volta lavorato la maglia alta con 6 maglie, andiamo, vedete qui, adesso faccio vedere bene il passaggio, abbiamo qui la catenella di base che è questa. Io entro con l'uncinetto in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e abbiamo concluso. Diciamo il primo petalo non è proprio completo, sarà completo poi quando avremo concluso tutto il giro. Adesso andiamo a realizzare un petalo completo. Il petalo completo, adesso mi giro, andiamo a lavorarlo sempre sul punto AV, per cui non possiamo sbagliare, il punto AV è questo. Andiamo a lavorare 6 maglie alte,
4, il nostro pioppino, poi 4 e poi 6 e abbiamo concluso con una maglia bassa qui al centro. Adesso vi faccio vedere di nuovo come lavorare. Io lo chiudo in questo modo perché veramente facilita tantissimo il lavoro, anche con il cordino che non è proprio facilissimo, ma in questo modo risulterà molto facile. Andiamo a lavorare le 6 maglie. Abbiamo fatte 3, 4, 5, 6. Adesso dobbiamo andare a lavorare le 3 catenelle, quelle superiori. Cosa facciamo? Andiamo a lavorare le 4 maglie alte. Abbiamo 3, 4, questa è la terza, avevo contato una in più e questa è la quarta. Lavorata la quarta, noi andiamo adesso a lavorare le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entro nella costina laterale, vado a chiudere in questo modo, vedete 2 costine, prendo il filo e chiudo. Di nuovo vado a lavorare sempre nello stesso archetto che è questo, vado a lavorare la prima, la seconda, la terza e la quarta e abbiamo fatto ancora il petalo è quasi completato. Ora, come abbiamo fatto prima, vado a lavorare le 6 laterali, per cui come vedete piegare comunque il piegare, vedete la parte viene completamente chiusa. Adesso ve lo faccio vedere alle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo bene il filo, la parte sotto e questa è la sesta maglia. Come vedete viene perfetto. Vado ad aprire cosa devo fare? Ricordiamoci che sulla catenella, che è questa, sul punto che abbiamo fatto sottostante, vado a lavorare una maglia bassa. Prendo il filo e catenella e vado a lavorare di nuovo il punto a V. Come vedete sono i petali che si vanno a formare. Andiamo a prendere, vedete, noi adesso andiamo a formare tutta questa parte, tutta, perché dietro in questo modo, e poi andiamo a lavorare tutto intorno per realizzare la nostra mattonella d'esagono. Per cui adesso proseguiamo fino ad arrivare al termine, vi faccio vedere come si chiude e poi iniziamo la parte superiore con le maglie alte. Adesso per la conclusione ho fatto la maglia bassa, vado a tirare bene il filo, vado a lavorare di nuovo, vedete qui là abbiamo sempre la maglia alta laterale, devo andare a lavorare le 6 maglie alte, qui piego sempre in questo modo in maniera di facilitare la lavorazione e vado a lavorare 6 maglie alte. Terminate le 6 maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassissima. Poi se vogliamo andiamo a passare proprio il filo,
la catenella, diciamo al punto, alle costine, e vado proprio a passare il filo in questo modo. Ovviamente lo devo bloccare con di nuovo una catenella, taglio il filo e vado a nascondere dietro, e il nostro, diciamo, fiore in 3D è pronto. Ora dobbiamo realizzare tutta la mattonella dietro, per cui adesso dobbiamo tagliare il filo. Una volta tagliato il filo, ci andiamo proprio a passare il filo di nuovo. Dobbiamo fare un nodo tra i due petali. Dobbiamo fare un nodo perché ci consente di fissarlo bene. Comunque stiamo parlando, cioè stiamo facendo e utilizzando un cordino, e è meglio fare in questo modo qui. Poi lo fissiamo, eh. Allora adesso passo con l'uncinetto, prendo il filo e realizzo una catenella in questo modo qui. Ecco, l'abbiamo fissato. Allora adesso 1, 2, 3 e 4. Vado di nuovo qua al centro dei petali, tra un petalo e l'altro passo con l'uncinetto e realizzo una maglia bassa. Tiro bene i fili, maglia bassa. Ecco qui, e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Vado al centro dei petali, tra un petalo e l'altro vado maglia bassa. Proseguo fino al termine del giro. Adesso sono le ultime 4 catenelle, vado dove ho iniziato il giro, faccio semplicemente una maglia bassa. Tiro bene il filo. Allora, adesso dobbiamo iniziare la lavorazione con le maglie alte e dobbiamo un attimino ragionare. Noi per ogni catenella che abbiamo realizzato, che è qui, catenelle che abbiamo realizzato che sono 4, chiamiamoli archetti. Allora, per ogni archetto noi dobbiamo realizzare non più di 5 maglie, togliendo poi le catenelle che dovremmo fare, per cui io parlo di maglie alte, cui per ogni archetto non dobbiamo superare le 5 maglie alte, devono essere 5 maglie alte, però noi dobbiamo lavorarne 7 con 2 catenelle, 7 con 2 catenelle, per cui non sarà regolare, dobbiamo fare attenzione però che per ogni archetto ci devono essere 5 maglie alte. Allora, l'inizio sarà diverso perché andiamo a lavorare adesso 1 e 2, la prima già l'abbiamo fatta di maglia di catenella, per cui questa è una maglia alta. Entriamo sullo stesso archetto, questo proprio al centro. Queste diciamo che ci occorrono per poter poi sistemare diciamo tutte le maglie, per poter poi fare l'esagono, per cui ne abbiamo fatte 3 maglie. Adesso vado nell'archetto successivo, ne abbiamo fatte 3 di maglie, non dobbiamo superare le 5 maglie per ogni archetto, togliendo queste prime che abbiamo realizzato. Allora questa è la quarta, scusate ma mi scivola, è la posizione in cui sono messa. Allora vedete, sono 1 2 3 4 5 6 e 7, però nell'archetto ne abbiamo realizzate 4, per cui adesso ogni 7 2 catenelle, 1 e 2, però posso rifare una maglia perché devo arrivare a 5 maglie alte per ogni archetto. Spero di essermi spiegata bene, allora adesso dobbiamo fare all'archetto successivo sempre 5 maglie alte, ma alla settima maglia alta che iniziamo dobbiamo fare 2 catenelle. Questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta
e la settima la vado a fare all'archetto successivo, perché già sono arrivata a 5 maglie su un archetto, e questa è la settima. Questo è il meccanismo, per cui 1 e 2, perché ogni 7 maglie dobbiamo realizzare 2 catenelle. Proseguo la prima, la seconda, la terza, la quarta, scusate, vedete qui siamo arrivati a 5 maglie, no? Per cui 1 2 3 4 e questa è la quinta. Adesso però devo proseguire, vado sull'archetto successivo, qui è la quinta, la sesta e la settima, per cui arrivata alla settima maglia 2 catenelle, però nell'archetto ne ho soltanto 3, per cui inizio da capo e vado a fare 2 maglie in maniera di completare l'archetto con le 5 maglie, 2, e proseguo sull'archetto successivo. Spero che sia chiaro il meccanismo. Allora noi dobbiamo lavorare 7 maglie, ogni 7 maglie abbiamo 2 catenelle di separazione, ma su ogni archetto non deve avere più di 5 maglie, togliendo l'inizio, che l'inizio non conta dove abbiamo fatto le 3 maglie. Semplicissimo. Continuiamo e proseguiamo fino al termine. Allora, adesso nell'ultimo archetto, come vedete, restano solo 4 maglie, per cui io ho lavorato sempre le 5 maglie, però con la sequenza di 7 più 2 catenelle. Adesso restano 4 maglie all'ultimo archetto. Ci andiamo a agganciare, non ne dobbiamo fare 5, però aspettate un attimo perché sennò devo fare le catenelle di separazione, però 1 e 2, perché sono 7, per cui 1 2 3 4 5 6 e 7, 2 catenelle di separazione, e vado a chiudere con una maglia bassissima, e abbiamo fatto il nostro primo giro di maglie alte. Adesso entro dentro, maglia bassa e 2 catenelle, e abbiamo fatto la nostra maglia alta. Eccola qui. Vado a lavorare punto su punto, però andiamo a contare i nostri angoli. Come vedete sono 1 2 3 4 5 e 6, qui è perfetto. Abbiamo le maglie che le abbiamo contate, e per cui viene un esagono perfetto. Adesso abbiamo fatto la prima maglia, andiamo in quella successiva, andiamo a lavorare punto su punto. Lavorato punto su punto, agli angoli dobbiamo fare degli aumenti, qui lavorato adesso, adesso entro nelle 2 catenelle in questo piccolo archetto e vado a lavorare 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. E questo è il nostro aumento. Ripetiamo adesso, attenzione quando iniziamo a lavorare punto su punto, di lavorare la prima maglia alta, che rischio che ci può sfuggire, e quello è importante, controllate sempre. Adesso proseguiamo punto su punto, e per ogni archetto andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e andiamo a lavorare fino al termine del giro. Realizzato l'aumento, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, vado a chiudere con una maglia bassa, bassissima. Concluso di aver lavorato tutto il giro,
facciamo sempre una maglia bassa sullo stesso punto, lavoriamo la maglia bassa, 2 catenelle e iniziamo di nuovo il giro lavorando sempre punto su punto. Mi raccomando, state attente alle maglie alte, di lavorarle tutte e poi fare l'aumento, È importante anche in chiusura di lavorare poi le 2 maglie che abbiamo qui da lavorare, mi raccomando, se non succede che andiamo a chiudere con delle maglie in meno, qui quando faremo chiusura noi abbiamo fatto qui la chiusura, vi faccio vedere meglio. Vedendo da vicino abbiamo queste 2 maglie da lavorare, mi raccomando, quando andiamo a chiudere queste 2 maglie vanno lavorate. Noi abbiamo lavorato questa e quelle successive, ma non le 2 maglie, per cui faremo l'aumento e lavoriamo poi le 2 maglie di chiusura. Ecco qui, ho terminato tutto il giro sempre con una maglia bassissima e ho chiuso. Adesso vado a fissare tutti i fili dietro in maniera che siano belli fissati. Allora dobbiamo realizzare 7 proprio mattonelle che ci occorrono per realizzare la nostra borsa. Ho posizionato adesso tutti i fiori in questo modo perché la cucitura partirà da qui, qui, qui e qui e poi dalla parte opposta con un altro pannello dietro. Allora adesso vi ho fatto vedere com'è la costruzione della borsa in questo modo qui. Adesso iniziamo la cucitura partendo da qui, andiamo a cucire, all'ultimo cuciremo poi queste parti laterali come la fetta della torta, ecco, per cui e poi faremo anche il dietro. Man mano andiamo a cucire il tutto. Allora iniziamo adesso la cucitura con l'uncinetto. Vado a entrare proprio nel foro, cioè questi ad angolo dove abbiamo realizzato le 2 catenelle, prendo il filo e faccio come una maglia bassissima, prendo un punto pieno anche dalla parte opposta, prendo il filo e lo vado a passare in questo modo, lo passo, prendo e lo vado a passare, che deve essere un punto molto morbido, non proprio molto stretto. Proseguo fino ad arrivare all'angolo, vi faccio vedere che nell'angolo andiamo proprio a prendere tutto l'angolo e lavoriamo 2 maglie. Adesso proseguo. Adesso sono arrivata proprio all'angolo, preparo una mattonellina ancora, per cui vado a lavorare proprio entro proprio nei 2 archetti centrali, vado a lavorare la maglia, prendo la mattonellina e vado a lavorare l'angolo. Poi ci sono diversi modi, insomma, in maniera che poi dopo andiamo a fissare, vedete, in questo modo qui. Adesso entro e vado a lavorare sempre una maglia. Lavorata la maglia, vado a prendere il punto pieno e il punto pieno, che è questo, e proseguo. Adesso per ogni lato vado ad inserire ovviamente ogni mattonella, ok? Per cui ogni fiore avrà un suo lato e poi vado a realizzarlo anche dalla parte opposta. Proseguiamo. Allora vi faccio vedere adesso che l'ho tutta montata anche dietro e vi faccio vedere come si cuce il laterale. Allora, per cucire il laterale dobbiamo per forza fare un piccolo nodino, ci occorre, in maniera di essere più sicuri, anche se poi dopo dietro andiamo a fissare tutti i fili. Faccio un piccolo nodo, così giusto per fissare il filo. Vado a prendere il filo dietro, poi passo con il filo qui davanti, levando questo che deve passare dietro, e lo passo in questo modo qui. Fatto.
Ora vado a cucire come abbiamo cucito il davanti, prendo il filo e vado a lavorare, per cui vado a cucire anche i laterali sempre con il filo. Come vedete la cucitura è perfetta e proseguiamo anche la parte laterale della borsa. Adesso vado a realizzare un piccolo bordino a maglia bassa tutto intorno, così la borsa è terminata. Poi possiamo decidere che tipo di manici ci piacciono di più o anche realizzarli in cordino. Termino tutto il bordo. Ecco qui, ho terminato. Vi faccio vedere che ho messo la catena che ci sta benissimo con un moschettone, e poi possiamo mettere una chiusura a calamita, ma la possiamo anche foderare. Adesso in questo tutorial non vi faccio vedere come si fodera, ma tanto ve l'ho fatto vedere in tantissimi tutorial, però se vi interessa possiamo fare un tutorial proprio specifico. Allora, ho messo una catena che ci sta bene, ma volendo con il cordino si può realizzare anche diciamo la nostra tracollina. Ovviamente dobbiamo prendere una rocca in più, perché insomma abbiamo quasi terminato tutto il nostro cordino. Allora la borsa è terminata, è veramente molto particolare, carina, veloce da realizzare. Vi ho dato tantissimi spunti come mettere la fodera o una chiusura o cambiare insomma la nostra tracolla. Possiamo farla sia con il cordino oppure la possiamo cambiare, metterla in un altro colore, insomma possiamo variare come vogliamo. La nostra borsa è terminata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Potete seguirmi anche su Instagram se volete sempre, o anche sul gruppo per condividere la nostra passione. Un bacione a tutte e ci vediamo presto nei prossimi tutorial.